Siamo noi? Siamo rimessa? Quindi la tradizione nostra del fare vino è vecchissima. Io credo di aver fatto la prima vendemmia che avevo 4 anni. Ci davano un paio di forbicine perché non ci facessimo male e con quelle si raccoglieva l'uva. Qui siamo appunto, questa conca, laggiù è l'est, ovest, nord, sud, e qua in questa foce c'è Firenze e tutta la piana dell'Arno. La tecnica mia per capire se è il momento di vendemmare o meno è questa: si prende il chicco, si spreme in bocca, si tiene la buccia, si sputano i semi, si guarda il colore, marroni, quindi siamo abbastanza vicini, si sente il sapore della buccia, la dolcezza, l'acidità e il gusto. Comunque la cosa più importante adesso è fare l'assaggio di questi. Gli schiacci, non ti deve uscire sapore amaro, non ti deve uscire erbaceo. Il gusto deve essere praticamente quello della mandorla, la nocciola, il caffè. Va sulla parte un po' marrone, vero? Tostato. C'è ancora un filino di amarognolo, c'è appena un filino di erba, non siamo pronti, però non manca tanto. Ci siamo quasi? Ci siamo quasi. Il Pugnitello, vedi, è più indietro rispetto al Sangiovese. Infatti è un'uva più tardiva, con una buccia molto più spessa, molto più consistente, e qui i tannini sono più importanti e la struttura anche del vino è più tannica e più consistente. E questa è un'uva praticamente che è andata a scomparire perché produce poco. Pugnitello fa 6-7 grappolini piccini a questa maniera per ogni pianta, per cui produce molto meno, sottolineo il molto, rispetto al Sangiovese. Ho voluto ripristinare quello che si faceva una volta, cioè fare le vigne in mezzo agli olivi. C'è stata una gelata. Gli unici posti dove le viti non sono state bruciate sono state in mezzo agli olivi. Perché ricordati, la vigna è mamma, l'olivo è babbo. L'olivo, se comincia a soffrire e comincia a star male, butta giù le olive e non gliene frega nulla dei figlioli. La pianta, la vigna, prima di far seccare l'uva, muore lei. Preferisce dare tutto al grappolo? Dà tutto al grappolo. Mi stai facendo i brividi. Anche a me. La struttura della terra, vedi com'è? Guarda che bellezza. È viva. Annusa. Io questo voglio. Senti? Senti che profumo di terra che c'è. Vedi come si sbriciola. Ma è sabbioso, che cos'è? No. Qui c'è, vedi, non ti si appiccica nemmeno alle mani, pochissimo, nonostante che sia piovuto 2 ore fa. Vedi, si rompe come se fosse un cristallo. La composizione del terreno è in effetti, come dice lei, un 45% di argilla, un 35-30% di limo e un 25-20% di sabbia. Poi a seconda dei pezzi, lassù in cima è più sabbiosa e più sassosa, qui in fondo è più limo e argilla. Il limo ci fa super comodo. Quando si parla di argilla, di limo, di sabbia, si parla di dimensioni della terra. Cioè la terra più fine, più sottile, più cosa, che ha proprio, cioè se te la separi e ne fai, diciamo, la polvere più fine, il granello più piccolo di tutto è quello dell'argilla. Poi quello un po' più grande è quello della sabbia, intermedio è il limo. Quindi è un po' le dimensioni del granello. Però è anche vero quello che dici te. Ci fai vedere? Vai, portaci, dopo di te. Dopo di te. Allora ci troviamo in gruppo e raccogliamo il letame di mucche che non siano state trattate con antibiotici o con altre cose, possibilmente di un'azienda biodinamica. Il letame deve essere raccolto senza paglia, senza niente nel mezzo, per cui si raccoglie da terra, poi si prendono dei corni di mucca che deve avere partorito. Perché? Perché partorendo gli cambia il metabolismo del calcio, quindi il corno è diverso, ha una calcificazione diversa, anche se la maggior parte è chitina. All'interno di questo corno viene messo appunto questi escrementi, vengono fatto tipo cono gelato,
viene riempito per bene, non ci deve rimanere aria, deve essere tutto completamente ripieno. Come stagionate poi dopo? Una volta che abbiamo fatto tutti questi corni, viene fatta una buca per terra e a profondità di circa una buca di 1 metro su 30 cm di metro o 70 cm, a 30 cm di profondità vengono messi questi corni, tutti con la punta verso l'alto e il corno e la bocca verso il basso, che non entri acqua, e vengono ricoperti con 30 cm di terra. Questa ricopertura vengono lasciati lì tutto l'inverno in maniera tale che prendano lo stimolo dell'inverno fino a primavera. A primavera si tolgono e non è più cacca, ma è quella roba lì che ti ho fatto vedere. Quindi cambia completamente, c'è una transustantazione, cioè si cambia veramente dalla cacca a qualcosa che è qualcosa di diverso, che se vuoi io te lo semplifico dicendo che è un ultra concentrato di humus, per cui te questa roba poi la metti in una botte, 90 grammi a ettaro, con diciamo la sciogli in circa un'ottantina di ogni cosa, ogni 90 grammi una quarantina di litri di acqua, quindi in genere si fa mezza barrica, si fanno sui 130 litri, 125-130 litri di acqua, si mettono dentro tutto il corno letame che ti serve e viene dinamizzato. Tu ruoti in una direzione, fai un vortice, quando il vortice è costruito ti blocchi, torni indietro, rompi e fai il caos e poi riparti nella direzione opposta e fai il vortice nella direzione opposta, questo per un'ora. Dopodiché questo lo spruzzi sul terreno lavorato in vigna. Quindi dai alla vita, quindi alla terra, altra vita. Sì, incrementi praticamente questa trasformazione dell'humus che te hai dal sovescio. Il sovescio sono queste piante che ti hai seminato, quando sono in fioritura che non hanno fatto ancora i semi le trinci, le interri, non devi lavorare la terra per più di 15-20 cm perché i primi 15-20 cm il suolo ha un metabolismo aerobio, al di sotto c'ha un metabolismo anaerobio, per cui quando vai di sotto fai marcescenza, non fai humus. Invece di sopra fai humus, quindi la mescoli a questo e poi passi con il corno letame e lo spruzzi sopra a gocce grosse. Allora ti stavo dicendo che io vinifico, per esempio, con tanta aria, perché nel momento in cui io faccio la raccolta, porto tutto qui, diraspo, metto nel tino, lascio 2-3 giorni in macerazione prefermentativa senza toccarlo, poi facendo la prova del fiammifero dentro per vedere se c'è CO2, cioè il fiammifero quando c'è la CO2 si spenge e quindi mi rendo conto se c'è CO2, assaggiando il vino, annusandolo e tutto il resto mi rendo conto che sta partendo la fermentazione. A quel punto io faccio partire la fermentazione, comincio a fare dei rimontaggi in piena aria, cioè prendo un vascone da 300 litri, lo metto sotto il tino e praticamente apro la valvola e faccio schiumare il vino nell'aria. Quindi 3-4 volte al giorno io faccio un rimontaggio dell'80% della massa a questa maniera, in maniera tale che la fermentazione prende aria, non ho bisogno di aggiungere nutrienti e lieviti, non ho bisogno di aggiungere niente e la fermentazione mi va avanti bene. Quindi io lavoro con tantissimo ossigeno nell'aria, con tantissima aria nel vino. A differenza di? A differenza di chi non la usa, di fare i montaggi chiusi, di chi tiene il tino sempre chiuso, di chi non fa entrare in contatto con l'aria assolutamente, chi lavora in riduzione. Quindi questo mi permette che cosa? Siccome il vino durante la fase di fermentazione è protetto, io posso dare quant'aria voglio e tutta l'aria che io do serve come nutrimento ai lieviti, ma serve anche per ossidare tutto quello che è possibile ossidare durante questa fase. In maniera tale che dopo, anche se io non metto solforosa o altro, il vino si mantiene. Una volta che il vino è fatto io non gli do più aria, che lì veramente sarebbe assurdo. Una volta che il vino però è finito, i rimontaggi sono chiusi, faccio il batonnage chiuso, non do più aria al vino, ma durante la fermentazione io finché gli zuccheri non sono a zero, completamente a zero, io non chiudo il tino e continuo a dargli aria, a fare rimontaggi. Se ci fosse qua un enologo cosa ti direbbe? L'enologo, se ci fosse Cottarella adesso. No. Mi direbbe che sono matto e lavoro male, che il vino prenderà dei difetti, che non è possibile farlo, che racconto storie e via dicendo.
Me l'hanno già detto. Che non sarà un vino longevo. Cotarella, un giorno che io gli dissi che fece assaggiare 2 vini, uno con i lieviti selezionati, profumatissimo, un altro senza lieviti selezionati, vino più vero, più piacevole. Io dissi che per me era migliore questo di quell'altro. Mi disse che era un cretino perché basta con questa storia, con questa cosa, e noi si dura un sacco di fatica per dare 2 profumi al vino, quando c'è un lievito che te lo può dare te lo rifiuti. Rifiuto perché è falso. È montato, È costruito. è costruito. Non è il profumo che ti dà La materia prima il vera. lievito che c'è sull'uva e quello che ti dà il terreno. Questo qui lo hai preso te, non male, eh? Bene, quando te in una certa posizione hai una costellazione, mettiamo lo Scorpione, in quella determinata posizione, ti dice in che rapporto tu sei rispetto all'universo, cioè che influssi hai dall'universo. Su questo principio si basa il calendario della Maria Thun. Maria Thun è una tedesca che è morta pochi anni fa, e la quale ha cominciato fin da ragazzina a piantare dei ravanelli in momenti diversi. Si è resa conto che a seconda della posizione che te hai rispetto all'universo hai dei giorni di foglie, hai dei giorni di radici, hai dei giorni di frutti, hai giorni di fiori. Per cui se te vuoi pianti le rape, vuoi avere il capo della rapa, lo devi piantare in giorno di radici. Vuoi mangiare le foglie della rape, devi piantarlo in giorno di foglie. Vuoi fare i semi della rapa per poi riseminarli, lo devi piantare in giorno di frutti. Il seguire le costellazioni non è nient'altro che seguire un orologio che anziché temporale è cosmico. I romani si prendevano la cosa del salice, se la masticavano e stava meglio per certe cose perché c'era l'acido salicilico. Aspettate la cosa, ma mica lo sapevano loro. Poi si è scoperto che c'era l'acido salicilico, poi dall'acido salicilico siamo arrivati a fare determinati tipi di salicilati, siamo arrivati all'aspirinetta che poi ti protegge contro la cosa. Ma te pensi che noi abbiamo capito fino in fondo come funziona l'aspirinetta aspirina? No, non l'abbiamo capito, non abbiamo ancora i metodi fino in fondo per capire come stanno le cose. Tant'è vero che ogni poco si scopre qualcosa di... Quando io mi sono laureato ti dicevano non prendere l'aspirina perché ti distrugge le piastrine. Oggigiorno si prende proprio apposta per le piastrine. Quindi, capito, è un indivenire. Allora, noi non capiamo l'universo qual è la sua azione, però si verificano certe azioni. Se te vuoi studiare i neutrini, che cosa hanno fatto? Hanno fatto un impianto sotto il Gran Sasso, con 1 chilometro di roccia sopra, perché almeno gli arrivano i neutrini senza gli altri influssi. Quindi gli influssi all'universo ci sono e come. Siete colleghi nel senso? Nel senso che mi stanno insegnando tante cose sul vino, grazie a Rimessa ho la possibilità di assaggiare tante cose, sto studiando tanto, mi piace tanto, è proprio la passione. Perché Stai studiando capire cosa? quello che c'è dietro. No, il vino, il vino è tutto quello che comprende l'uva, ma tutto quello che c'è dietro, cioè voi, cosa c'è sotto la terra, che cosa ci dà la terra e di conseguenza come voi la lavorate e poi il prodotto finale, che non è tanto il vino ma è quello che ci date voi alla fine, perché il vino alla fine lo fanno tutti, ma quello che c'è dietro... L'intervista la fa lei, bravissima. Io non vedo l'ora di ascoltarti, infatti facci strada, ti prego, portaci a vedere. Jack, casaccia, prima.